Domani sarà lunga. Andiamo a letto, va. Ok, sabato mattina partiamo. Ok, la storia è questa. Ho invitato dei miei amici qui a Bassano e non so esattamente chi arriverà, sarà una sorpresa anche per me, ma fondamentalmente faremo un'esperienza insieme di cui loro sanno davvero poco. Adesso vi metto qui il messaggio che gli ho inviato. Mi è appena venuta un'idea per questo sabato. Ci vediamo a Bassano del Grappa alle ore 8:30, poi ti mando la posizione. Ricordati di portare la bici, il casco, le scarpette e un sasso. Unica condizione, niente domande. Ci stai? Faremo un giro piccolino, questi qua adesso lo scopriranno, e tenete. Ma che tetto? Tranquilli, tranquilli. Corto. A posto. Ah, dettaglio. Io non li avevo informati di niente, né su dove andavamo, né su quanti chilometri avremmo fatto. Non sapevano nulla di quello che li aspettava e questo è stato super figo. No, ho sbagliato strada. È qui giù. L'ho vista, è dall'altro lato. Scusa, per la ciclabile è giusto di qua? Devo andare di lì? È ciclabile! È qui sotto, ma non so come arrivarci. No, ti vai dentro questo tunnel qua. Ah, ok. Ecco. Va bene. Grazie, Ecco, signora. adesso che ciacchi. Sì? E ora aspetta che ti spiego bene. 1 hour later. Sì, caro, vai. Grazie. Giusto, se no abbastanza devi attraversare dritta. No. Adesso qua in fondo, se tiri a sinistra, Sì. se ti vedi a ciclabile, deve sempre dritto su destra. Grazie. Buona giornata, signora. Grazie, ragazzi. Anche a lei. Guarda. Com'è, ragazzi? Bene. Tocca? L'unica cosa è che non mi hai chiuso bene. Ah, sì? Sì, perché toccava qua. Ehi, ferma tutto. Lui è Gabriele, alla mia età, ha fatto l'asilo con me, le elementari con me, le superiori con me e anche l'università. Ha iniziato ad andare in bici da qualche tempo e il suo record sono 35 km. Lui invece è Marco, lui è dell'88 come Stefan, l'altro ragazzo. Beh, lui lo conosco dall'università. Ha comprato di recente una gravel e anche lui va sui 35-40 km. Stefan? Lui lo conosco dalle medie, eravamo compagni di classe alle medie. Poi siamo stati compagni di classe anche alle superiori e ha preso la bici, guarda un po', giusto 3 settimane fa. Ha già fatto 40 km. Beh, lo ammetto, forse temo che questa volta forse è un po' esagerato. Però secondo me ce la possono fare. E è importante che provino a superare questo limite. Ok ragazzi, qua secondo me, ok che non sapete dove dobbiamo andare, ma quel cartello può aiutare, Valstagna, se vi viene un po' il sospetto. Ok. Però vi chiedo ancora un'altra cosa. Mettete in aereo i telefoni. Ecco, non tutti l'hanno presa proprio benissimo. Però alla fine la voglia di fare un'avventura tutti insieme ha prevalso e i telefoni sono finiti in modalità aereo. Bomba, adesso non vi serve più. Beh, a questo punto ho dovuto dare qualche informazione in più. Ma voglio dire, ormai eravamo a bordo, sarebbe stato davvero un peccato tornare indietro, no? La voglia di vivere un'avventura tutti insieme si percepiva ed il fatto di scoprire le cose un po' per volta ha dato quel po' di pepe che ha reso il tutto più bello. Ho fornito loro anche una via d'uscita, una sorta di biglietto esci gratis di prigione. Ogni 20 km circa c'è una stazione dove è possibile prendere un treno che riporta indietro fino a Bassano. Ma ero sicuro che nessuno sarebbe mai salito su quel treno, se non una volta giunti a destinazione. Perché sì, il viaggio in bici era di sola andata. Guarda che bello. Qua fanno rafting. Ecco, su quello bianco alto ci siamo bloccati noi. Questo qua sotto. E Papa si blocca con il rafting come se si blocca con le macchine. Esatto. Pronto.
Guarda in che posti che ti porto. Sono già stato a fare rafting. Ma più giù però. No, qua. Qua, proprio qui sull'asfalto. No, là. Per forza che ti Scusa, incastri. Allora, la ciclabile deve essere questa. Andiamo. Guarda che adesso c'è la chiusa. Ok, morale della favola, la strada è franata, quindi facciamo una strada alternativa per riuscire a raggiungere il prossimo punto di innesto. E Gabriele ha anche rotto un tacchetto, quindi sarà molto interessante capire come proseguirà questa giornata. Aspetta che forse qui... Aspetta un attimo, Steph. Per fortuna lungo il percorso sono disposti dei bici grill. Questi ci hanno permesso di trovare ristoro e anche di sistemare quelle rognette tecniche che vengono fuori sempre quando si fanno cose di questo tipo. Ti do un po' di cavalli. No, è la punta talmente consumata. Vabbè. Ma non ci passa più. Non ci entra e quindi... Aspetta, però... Vedi? Sì, è stretto, finché un po' tutto. Basta. A posto? Dai, di là. Ciao, grazie. Occhio. Abbiamo il semaforo rosso ma non si vedeva di là. Veloci. Oh Gabri! Ma quante lento Fabio? Ogni volta dobbiamo aspettarlo. Ciao! È proprio bella qua. Sì. Ehi, ciao Ross! Io ho fame però. Ci fermiamo a pranzo o mangiamo barrette? Va bene. Com'è ragazzi? Bene dai. Picca. Te? Bene dai, abbastanza. Com'è le gambe? Due, io due. Due. Una qua e l'altra qua. Te? Due anche a me. Ecco, vedo. Qua la situazione è critica. Sì. Sì, vado leggermente avanti, poi mi raggiungete. Il GPS si sta rincorrendo, credo che stia andando a 90 km/h. Io gli ho detto che li lascerò un po' da soli perché vado a mettere la GoPro, ma in realtà loro non sanno che li sto abbandonando per un bel po' di chilometri. Ora dovranno contare solo sulle loro gambe e sull'aiuto che si potranno dare tra loro collaborando. E vediamo cosa succede. Sempre se non muoio prima. Per quant'è l'Evico? L'Evico deve essere tra 15 km, 17. A me è l'1:20, io devo mangiare. Ok, se vuoi possiamo mangiare qui. E poi riprendiamo. Io mangio Però... in fondo, andiamo a comprare uno spritz qua. Però occhio Gabri, che se mangiamo qua pesante, perché dopo un casino un poi è dura ripartire. È dura ripartire. Boh, andiamo avanti allora. Sicuri? Sì. Boh. C'è una puntata d'acqua? Andiamo a vedere.
Occhio quando si vede fuori. Sì. Libera. Chiama sto bosco? Deve essere Borgo Valsugano già. Boom. Attenzione! Casa qua ragazzo! Wow! Brumoti! Adesso è rotto un raggio. Sì, vecchio. Io, tu, egli, noi, voi. Esso. Non lo so. Stiamo lasciando Borgo Valsugana. I ragazzi sono un po' stanchi, ma ci stiamo divertendo un casino. Abbiamo trovato una strada chiusa, la ciclabile interrotta, si è rotto un tacchetto, cadute catene innumerevoli volte. Uno può essere anche caduto, ma sta andando tutto bene. Quanto manca? Quanto ti segni? 69,10. Però 69,10. Però c'era scritto il lago 5 lì, quindi in realtà è un po' meno di 80. Sì. 1,5 km. Ok, siamo a 1,5 km da Caldonazzo. Siamo quasi. E alla fine siamo arrivati. Lago di Caldonazzo. Avete visto dove vi ho portato? Allora, siamo arrivati al lago di Caldonazzo. Figo. Tutti, Bene. Bello. Steph? Fantastico. Gabriele. Bellissimo. Allora, stamattina ci siamo trovati e non sapevamo benissimo cosa dovevamo fare, né dove dovevamo andare. Sì. Però gli ho chiesto di portare un sasso. Cioè, ognuno ha portato il suo. Eccolo il sassolino, eccolo. Perché questo sasso rappresenta la difficoltà di una cosa nuova che ci portavamo sulla schiena, non riusciamo a fare perché avevamo paura di fare un po' di chilometri di più rispetto al solito, tenere in mano una telecamera e parlarci. Ognuno qui ha fatto pochi chilometri. Sì. Erano abituati a farne una trentina e oggi ne hanno fatti 80. Adesso se le avessi detto stamattina che avremmo fatto 80 km, secondo me non avrei visto nessuno di loro. Ma è andata bene e quindi è il momento di prendere questo sasso e disfarcene e ricordarcene la prossima volta che pensiamo di non riusciamo a fare qualcosa. Il sasso l'abbiamo già lanciato, ora siamo più leggeri. Vai. Vai. Il sasso l'abbiamo già lanciato e ora possiamo viaggiare molto più leggeri. A fine giornata non ero neanche più in grado di parlare in italiano. Comunque già, spesso viviamo aspettando chissà che cosa e creandoci ostacoli che non esistono, perdendoci esperienze alla nostra portata. Einstein disse: la follia è fare e rifare sempre la stessa cosa aspettandosi risultati differenti. Un futuro diverso si costruisce solo trovando il coraggio di cambiare qualcosa oggi. Provare qualcosa di nuovo. All'inizio siamo tutti scarsi e cercare di andare oltre i nostri limiti. Esplorare. Esplorarsi. James Joyce dice che la vita è come un eco. Se non ti piace quello che ti rimanda, devi per forza cambiare il messaggio che invii. E quella è una nostra scelta. A volte quello che ci serve è solo una piccola spinta, e oggi ne ha data una ai miei amici. È vero, c'era la possibilità che a un certo punto qualcuno salisse sul treno e tornasse indietro. Ma in quel caso avremmo trovato un limite vero, non autoimposto.
E comunque alla fine sono arrivati tutti in fondo con le loro gambe. Sapevo che ce l'avrebbero fatta. Ora tocca a te. Quale sarà la tua prossima avventura?